Ci sono momenti in cui la vita ti pone davanti a un bivio. Puoi continuare a vivere la tua vita di sempre, nei luoghi di sempre, con le persone di sempre, oppure puoi lanciarti in una nuova sfida, costruire una nuova vita inseguendo un'intuizione. Dopo aver lasciato la mia città, mi sono lanciata in un lungo viaggio in Asia dove ho trovato una nuova passione che avrebbe cambiato il mio destino, l'apnea. Ho vissuto il mare ogni giorno su una piccola isola in Thailandia, dove ho trovato una nuova famiglia. Un viaggio però non può durare per sempre, ed era tempo di tornare a casa e riprendere la mia vita da dove l'avevo lasciata, cercare un lavoro, cambiare casa, ma una voce dentro di me mi riportava verso il nuovo. Così ho deciso di dare una virata alla mia vita e di tornare a Koh Tao, la mia isola thailandese, per lanciarmi in una nuova sfida di diventare istruttrice di apnea. L'abbiamo fatta, sono le 6 del mattino e stiamo per andare a Koh Tao. Finalmente sto parlando nella mia scuola di apnea a rivedere tutti i miei amici, i miei istruttori, non vedo l'ora. Buongiorno, sono le 8 di mattina, la spiaggia è completamente vuota, una giornata magnifica e oggi iniziamo il corso istruttori. Sono veramente molto felice di essere arrivata a questo punto. Saranno tante ore di teoria con il mio istruttore e il mio compagno di avventura in questo corso che è Mas. Sono molto contenta di condividere questo percorso con lui, sarà molto bello, sono veramente molto felice, vabbè, l'ho detto già tante volte. Il corso istruttori, secondo gli standard AIDA, è composto da una parte teorica che comprende le nozioni sulle tecniche di apnea, fisiologia e standard di sicurezza, ed una parte pratica, mirata a perfezionare le proprie abilità in acqua, sviluppare le capacità di insegnamento e gestire le situazioni di emergenza. In concreto, per passare il corso avrei dovuto sottopormi a 6 esami scritti, preparare e presentare una tesi finale e svariati requisiti di performance in apnea da superare, sia in piscina, ad esempio i 4 minuti di apnea statica, ed in mare aperto, uno tra tanti i 40 metri di profondità, più tanti altri requisiti di salvataggio in apnea. Insomma, un corso davvero intenso, mentalmente e fisicamente. Buongiorno, quarto giorno del corso istruttori e sono veramente distrutta. Giorno non so neanche più quale del corso istruttori. Stamattina ho superato il mio limite di apnea statica, sono arrivata finalmente a 4 minuti, che è il requisito per passare il corso istruttori. In realtà ho fatto 4 minuti e 5 secondi, è veramente una grande soddisfazione ed è stato bellissimo, non me ne sono neanche accorta. Pensavo fossero passati 3 minuti e invece ne ho fatti 4. Poi siamo stati in mare aperto, ho passato un'altra skill, praticamente sono scesa a 15 metri, ho aspettato un minuto a 15 metri ferma e poi da 15 metri fino alla superficie bisogna nuotare trasportando un altro diver, un'altra persona per il salvataggio, quindi poi una volta che arrivi in superficie c'è tutto il protocollo di salvataggio, la respirazione bocca a bocca eccetera eccetera. Devo dire che mi ricordo che l'anno scorso quando vedevo alcune persone fare questa skill in concreto pensavo proprio impossibile, come fanno? Invece ce l'ho fatta e mi è risultato anche abbastanza facile, quindi sono molto contenta. Sono un po' in ansia per le prossime skills, ma devo dire che mi sto sorprendendo molto delle capacità che ho acquisito, quindi ho fiducia nel futuro. Buongiornissimo da Koh Tao! Abbiamo finito tutta la parte teorica, quindi tutti gli esami sono stati fatti, le presentazioni sono state fatte. Ho anche dato già la prima presentazione a uno studente reale, che è stato veramente molto bello, perché un conto è presentare davanti al tuo istruttore o a persone che sai che comunque i concetti già li conoscono, invece spiegare per la prima volta a qualcuno che ha appena iniziato a praticare apnea è molto diverso, perché ho proprio scoperto dentro di me una passione nel condividere le conoscenze che ho imparato in questo tempo e anche consigli, insomma è una dinamica differente e mi è piaciuto molto. E adesso rimangono solamente i requisiti fisici da fare, quindi requisiti in piscina, requisiti in mare aperto di performance, quindi dovrò allenarmi tantissimo, mancano 2 settimane prima della partenza da Koh Tao e c'è veramente tanto da fare e mi devo allenare parecchio. Oggi si inizia a fare sul serio, quindi adesso mi metto a fare un po' di stretching, un po' di esercizi di respirazione. Oggi in mare proverò a fare 2 requisiti, un rescue, quindi un salvataggio a 25 metri, quindi scendere a 25 metri e risalire portando una persona a nuoto fino in superficie, la procedura di salvataggio, e poi proverò a fare un dive a 30 metri di profondità con un tempo di immersione di 2 minuti, quindi
molto lento, molto tranquillo. Io ho il problema contrario, cioè che di solito vado molto veloce, quindi sarà un po' una nuova sfida per me. Quindi sì, una giornata molto impegnativa, mi devo mettere sotto. Così procedeva la mia vita thailandese, sempre in mare ad allenarmi o alla scoperta dei meravigliosi fondali di Koh Tao. Ogni giorno di più mi innamoravo di quest'isola, delle sue persone e della vita che mi stavo costruendo. Sto vivendo veramente un'epoca meravigliosa della mia vita che non avrei mai potuto prevedere. Un anno fa, quando ho lasciato Barcellona per lanciarmi in questo viaggio, sono veramente felice della vita che mi sto costruendo, di essere qui in Thailandia un anno dopo a fare il corso per diventare istruttrice di apnea, che è un sogno avverato. È veramente la migliore vita che avrei potuto immaginare. Il corso istruttori stava arrivando al termine ed era arrivato il momento di fare un po' di prove generali come istruttrice. Oggi un po' di mal di pancia perché ho il mio primo corso dove sarò da assistente. Sono un po' in ansia, ma anche molto felice di dare questo nuovo passo e provare a essere istruttrice per la prima volta. Di solito nel calendario il mio nome è sempre da questo lato, il lato degli studenti, e invece oggi è nel lato istruttori. Primo corso da istruttrice di apnea andato alla grande, mi sta piacendo tantissimo insegnare, soprattutto vedere i progressi che fanno le persone in così poco tempo nel corso principianti, è veramente incredibile. Mi sta dando molta soddisfazione, non vedo l'ora già di fare un altro corso e diventare finalmente istruttrice, veramente molto soddisfacente. Nuova giornata del corso istruttori, oggi proverò a fare una cosa molto difficile, non so come andrà. Lo stamina test, che consiste in 5 immersioni consecutive a 20 metri con un intervallo di tempo di 1 minuto per recuperare il fiato. È una follia, è veramente tosto, non so se riuscirò a farlo. Ho sempre avuto paura di questo momento, però oggi ci proverò. Incredibilmente sono riuscita a fare lo stamina test! Wow, non ci posso credere! È stato veramente tosto, non credevo assolutamente che ce l'avrei fatta, invece ce l'ho fatta! L'ho sofferto parecchio, ovviamente avevo contrazioni fortissime nel diaframma, perché comunque stavo accumulando anidride carbonica, non c'è abbastanza tempo per recuperare in 1 minuto. La quarta soprattutto è stata tosta, cioè sono tornata su dalla quarta e vedevo quasi bianco, devo dire la verità. Mi sono un po' preoccupata, poi ovviamente mi sono ripresa, ero sicura che stavo bene, ma poi sono partita per la quinta comoda. Poi quando sono tornata su non ci potevo credere, per un secondo ho pensato forse ne devo fare ancora un'altra, invece le ho fatte tutte e 5, sono molto contenta. Adesso mi mancano i 40 metri, è l'unica cosa che mi manca. Non so se riuscirò a farli, devo dire la verità, perché mancano soltanto 6 giorni prima della mia partenza, molto difficile, non ho grandi aspettative. Nonostante i tanti allenamenti, i 40 metri sembravano ancora lontani per me ed ogni giorno che passava sentivo la pressione del tempo che scarseggiava e questo mi creava un ulteriore blocco. Sono un po' triste, però. Alla fine, arrivati all'ultimo giorno, avevo perso del tutto le speranze, ma i miei amici mi hanno convinta ad entrare in acqua un'ultima volta, solo per divertimento. Last training session! Ed è proprio lì che, spogliata di ogni aspettativa, sono riuscita a scendere a 40 metri di profondità. Ora sono ufficialmente un'istruttrice.